Sono arrivato in Bulgaria, ragazzi. Sono a Sofia, la capitale. Molto, molto carina, devo dire, la città, piena di chiese praticamente dappertutto, di tipo anche molto diverso da altre chiese che ho visto in passato, anche moschee, ne ho visto una quantità infinita in Turchia, quindi non sono entrato anche in tutte le chiese, uno non può entrare in tutte le chiese perché ci vuole probabilmente una settimana. Il centro storico però è molto carino, è piccolino, mi sembra che si sta molto bene, rilassante, e sono arrivato, visto che è la fine di settembre, e a un certo punto ho sentito della musica in tedesco, mi sono detto come mai c'è della musica in tedesco in Bulgaria. Fine settembre c'era un piccolo Oktoberfest, quindi sono andato a fare un giro, ovviamente è stato carino anche quello, e anche l'ostello, devo dire, molto carino, super centrale. Ero in una stanza con credo 30 camere, 30 letti, però tranquillo, nel senso ho dormito in maniera perfetta. Sono arrivato tra l'altro col treno notturno da Istanbul. Ragazzi, se dovete fare la tratta Istanbul Sofia, prendete il treno, non andate in pullman perché il pullman è veramente un disagio, da quello che mi dicono. Prendete il treno, in treno ho dormito benissimo. C'è purtroppo il controllo alla frontiera, ci sono due controlli, uno quando si esce dalla Turchia, uno quando si entra in Bulgaria. All'uscita della Turchia ci hanno fatto scendere, quindi per il controllo. All'entrata in Bulgaria invece sono saliti loro sul treno, però comunque dovevi stare sveglio, dagli il passaporto. Poi io mi sono riaddormentato e mi hanno toccato così, ehi, e mi hanno legato il passaporto. Consiglio comunque vivamente il treno. Adesso invece sono alla stazione dei pullman di Sofia e sto andando a Bansko, che negli ultimi anni è diventata una specie di hotspot per nomadi digitali. Di fatto è un villaggio a 1100 metri nelle montagne bulgare. Sì, ci sono un sacco di montagne interessanti in Bulgaria, io non ne avevo idea onestamente, conoscevo Varna sul mare e pensavo che il resto fosse più o meno pianura. In realtà no, ci sono un sacco di montagne che arrivano, se non sbaglio, a 2006-2007, quindi sicuramente anche carine da esplorare. Bansko in inverno è di fatto una stazione sciistica. Sono curioso di capire un pochino come si vive da quelle parti. Di fatto è pienissimo di coworking, è un paesino, però è pieno di coworking, quindi curioso di vedere un pochino che aria tira, che aria si respira. Come avrete capito, io di solito non vado in posti dove è pieno di nomadi digitali. Per me la possibilità di poter viaggiare significa conoscere nuove culture, persone diverse, lingue diverse, quindi tendo a non andare negli hotspot dove sono super internazionali e si parla tendenzialmente inglese, perché è quello che a me interessa meno. Però in questo caso, visto che c'ero vicino, mi sono detto andiamo un paio di giorni. Tra l'altro ho prenotato un Airbnb, una stanza nella casa di due signori anziani, da quello che ho capito, che sono super simpatici. Io gli sto scrivendo in russo, loro mi rispondono in bulgaro su Airbnb. Per ora ha funzionato. A proposito della lingua, tra l'altro è super interessante perché per strada posso leggere e capire praticamente tutto, perché è tutto scritto in cirillico. Alcune parole ovviamente sono diverse, o ci sono un paio di lettere che sono diverse dal russo, come anche in serbo, ad esempio, usano l'alfabeto cirillico ma con una o due lettere che sono diverse. Devo ancora documentarmi onestamente in dettaglio. Ho scoperto oggi che per dire stazione io chiedevo appunto in russo Vauxhall o Stanzia, in realtà come in Turchia dicono Gar, Centralna Gara, che di nuovo quindi viene dal francese. In Turchia mi hanno spiegato che questo è successo perché sono stati i francesi a costruire la prima rete ferroviaria in Turchia. Immagino, non lo so, punto di domanda, se qualcuno ci ascolta dalla Bulgaria magari me lo dice, che sia lo stesso anche qua. Io adesso vado a fare colazione, ragazzi, dopo non so quanto tempo, lavazza e una brioche al cioccolato. Colazione di lusso e io mi godo il sole e tra un po' si parte.
C'è un silenzio di tomba. Ragazzi, quella che vedete qui alla mia sinistra è onestamente una delle chiesette più belle che io abbia mai visto. Dentro è tutto in legno, tutto colorato, dipinto, è bellissimo. C'è addirittura un tubo per aspirare il fumo delle candele, che ovviamente se tutta la chiesa è in legno può diventare un problema. Quindi hanno fatto un tubo che aspira. Purtroppo è vietato fare foto e fare video all'interno della chiesetta, e quindi vi dovete accontentare del... È morto un cane adesso. Vi dovete accontentare della parte fuori. Se venite a Bansko, entrate, ragazzi. È una chiesetta qui del centro, sono entrato per caso, non so neanche come si chiama, adesso guardo, mi informo. Ci sono delle tombe in cirillico, ovviamente. È veramente carinissima, ragazzi. Non c'è in giro un'anima, ragazzi. Secondo me la gente viene in estate per andare in montagna, in inverno per andare a sciare. Adesso che è mezza stagione, fine settembre, sì, 4 persone che si fanno la passeggiata, ma non c'è molta gente. È molto tranquillo. Dopo Istanbul io volevo riposarmi un po' e qui è perfetto. Mi sono trovato un posto che faceva la pizza, ragazzi. Ho preso una pizza così al volo. Hanno il formaggio che in bulgaro chiamano kash kaval, caccio cavallo. È incredibile, no? Super divertente vedere caccio cavallo scritto in cirillico kash kaval. C'è un gatto, ragazzi. Ci sono un sacco di gatti anche in Bulgaria. Non tanti come in Turchia e in Georgia. Però anche qua non scherzano. Carinissimo il progetto, ragazzi. L'Istituto Italiano di Cultura di Sofia, in collaborazione con i Ragni di Lecco, che è un'associazione di alpinisti scalatori di Lecco, evidentemente, con la comunità locale, e hanno sviluppato delle vie alpine per la collaborazione. Ottimo per imparare il bulgaro, ragazzi. Italiano, bulgaro. Uno, legge altro, impara il bulgaro. Благодаря. Ho trovato un coworking, i ragazzi mi sembrano simpatici. Domani sa che lavoro un po' da lì, e c'è anche un italiano. Quasi quasi l'ho intervisto, giusto per chiedergli un po' come si sta da queste parti. Vediamo un po'. Luca, ciao. Ciao Simone, Come andiamo? tutto bene, tutto bene. Come sai, come sapete, ragazzi, sto girando questo piccolo video su Bansko. Tu sei appena arrivato, giusto? Sì, sono arrivato un paio di giorni fa. Come mai Bansko? Cosa ti ha portato qua? Come hai scoperto soprattutto di questa piccola città nelle montagne bulgare? Sì, no, guarda, ne ho sentito parlare tantissimo nel mondo dei nomadi digitali. Io ascolto un podcast che si chiama The Remote Life, e c'è questo ragazzo che si chiama Mitko, che è bulgaro peraltro, scoperto recentemente, e lui parlava molto della Bulgaria come nuovo hub per i nomadi digitali, quindi ero super interessato, volevo vederlo. Sono venuto prima qui a Sofia, sono stato una settimana e poi sono passato qui a Bansko, e devo dire che ho trovato tantissime differenze già tra Sofia e Bansko. Qui c'è tantissima comunità, ci sono tantissime persone, lo avrai visto anche tu, no? Bellissimo qui nella lounge che ti metti a parlare, conosci tantissima gente, penso di conoscere già tutti in 3 giorni. Sì. Io dico sempre, ragazzi, hai l'impressione
di star vivendo in un posto quando camminando per strada incontri una persona che conosci. Questo è successo stamattina dopo solo 3 giorni a Bansko, che è un villaggio, però è pieno di nomadi digitali, gente che lavora online, e quindi è davvero semplice conoscere altre persone, come ho conosciuto Luca ieri qui nel coworking. Siamo andati a mangiare un ottimo sushi qui in città, e quindi un po' anche questo è il motivo per cui sono venuto qua. Ero curioso di vedere un po' la community. Tu hai intenzione di fermarti qua per un po' di tempo? Non lo sai? Ci stai pensando? Penso di stare una settimana ancora e poi probabilmente ritornerò a Sofia e da lì ovviamente si continua il nostro viaggio da nomadi digitali in giro per il Certo. mondo, come immagino anche te. Ottimo, ottimo ragazzi. E magari per chi è curioso, che cosa fai? Di cosa ti occupi, Luca? Io sono nel mondo del marketing digitale, in una branca del marketing digitale che si chiama SEO, Search Engine Optimization. Essenzialmente ottimizzo i siti delle aziende per rankare più in alto nei risultati di Google. In poche parole. Ragazzi, se avete un sito, Sono il vostro andate uomo. da Luca, esatto. Ottimo. Grazie mille, Luca, per Grazie la breve Simone, grazie a chiacchierata. te. Ragazzi, ci vediamo come al A solito. presto, ciao. Ragazzi, venite a Bansko perché è fighissimo. Pensavo di restare 2 notti, sono rimasto quasi una settimana. Ho conosciuto un sacco di gente, soprattutto se lavorate online. Nel coworking c'è una bella atmosfera perché, come detto, io stavo viaggiando, ma a respirare creatività si genera creatività. Quindi alla fine, in realtà, mi sono messo anch'io a lavorare e mi sono venute un paio di idee nuove per sviluppare continuamente ancora il sito e i miei vari contenuti. Ho un paio di idee per un paio di corsi e poi la città è carinissima, cioè se vedete è tenuta molto bene, è super pulita, la gente nel coworking è simpatica, organizzano eventi, abbiamo fatto l'intervista con Luca, come avete visto. Tra l'altro, ragazzi, Luca ha anche lui un canale YouTube, date un occhio alla descrizione perché vi lascio un link al suo canale. Lui parla anche lui di nomadismo digitale e di questo genere di temi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, un abbraccio grosso.